tutti di Kitchen Mofo, di nuovo in cucina perché me l'avete chiesto in tanti ed effettivamente è un po' di tempo che non faccio una bella ricetta per tutti voi e anche per me stesso, perché poi la roba me la mangio io. E quindi oggi polpette al sugo, una ricetta semplice, veloce, non ve la faccio complicata perché neanche io sono capace di farla meglio di così. E da dove cominciamo? Dagli ingredienti. Prima cosa da fare, prepariamo la carne, no? Se no che c***o di polpette ci mangiamo? Carne, ci mettiamo dentro un pochino di aglio in polvere, io lo preferisco in polvere perché non mi rimangono i pezzettini, non devo andarli a cercare per poi buttarli. Un pochino di pepe, fresco grattato al momento, il sale per forza. Sporcate pure in giro, tanto è casa vostra, lo potete fare. Parmigiano già grattato, ovviamente ve lo potete grattare anche voi al momento, ma era per fare più in fretta, no? Per dare alla polpetta un po' più di sapore io sciolgo mezzo dado vegetale dentro dell'acqua caldissima, bollente, insomma, come volete, l'importante è che si sciolga. Così mi trovo con un po' di brodino nel quale vado a pucciare la mitica fettina di pane bianco. Mi raccomando, pane bianco, non pancarré fa un po' schifo. E dopo la pucciatina potrò usare quella pappetta da aggiungere al mio mix di carne per dargli un po' più di sapore e consistenza. Poi non ditelo troppo in giro perché molti ristoranti fanno questa cosa per dare più volume alla polpetta e usare meno carne, che ovviamente costa di più. Ecco qua il pane che va dentro, non vi scottate perché l'acqua ovviamente è molto calda. Fategli fare questa pappetta, aiutatevi con un cucchiaio, insomma fate come cavolo vi pare. Qualche secondo avrete una pappettina che ovviamente è un po' inguardabile, ma non è importante, tanto poi andrà nel mix. E mentre aspetto che la pappetta si sia un po' raffreddata, perché altrimenti vi ustionate le mani, ci mettiamo anche l'uovo nel mix, no? Là! Siccome la pappetta mi si è raffreddata, adesso posso buttarcela dentro. E vai! E con gli ingredienti per la polpettona abbiamo finito, quindi via, mi do una mescolatina col cucchiaio e poi vado direttamente con la mano da buon macinatore di chilometri di cibo. Ovviamente il risultato che vorrete è quello di una bella pappona omogenea. Molti mettono prezzemolo o altre erbe, io faccio senza direttamente. Se volete un pochino più di consistenza, siccome tra poco li passeremo dentro il pan grattato, potete mettere anche un po' di pan grattato dentro al mix. Proprio come dicevo prima, è rimasta un po' molliccia, allora il pan grattato inizio già a mettercelo adesso. Là! Sicuramente adesso mi troverò con una consistenza un po' più adatta a formare le pallette. Prima di fare le pallette inizio già ad affettare la mia cipolla per fare il soffrittino. Mi raccomando, bagnate il coltello, trattenete il fiato perché questo è il momento di commozione. Andiamo a sminuzzare, a me piace abbastanza sottile perché non voglio i pezzettoni di cipolla poi nel sugo. La cipolla è pronta, inizio a fare le pallette. La dimensione ovviamente la decidete voi, più piccole sono meglio friggeranno. Io le faccio grandi come più o meno una pallina da ping pong. Ovviamente con questa quantità di carne vi usciranno un bel po' di polpettine a queste dimensioni, però io me ne faccio giusto un po' per farvi vedere. Pallette pronte, ora del soffritto. Ci metto un pochino più di olio così le polpette friggono meglio e la cipolla che ho sminuzzato prima. Ovviamente con un piano induzione inizierà subito a sfregolare perché lo mettiamo a temperatura medio-alta, ma poi la abbassiamo per evitare di bruciare tutto. Mentre la cipolla soffrigge passo già le polpette dentro il pan grattato. Questo è facile, basta intingere e la vostra polpetta avrà intorno il pan grattato. Vedete, cade il pan grattato. Lo faccio con tutte le polpette che voglio cuocere. In questo caso, in questa pentola, ne metterò 4, potete usare una padella, potete fare quello che volete. Io uso questa pentola perché poi ho bisogno di coprirla e non sempre con le padelle viene comodo. Appena vedete che la cipolla è dorata, le polpette vanno dentro. Vai la prima, vai con la seconda, la terza e la mia quarta polpetta. Tra sfrigolio e profumo stiamo già esagerando. Potete anche farci un bel polpettone con la carne che avanza. Prendete la vostra
base di carne, del formaggio dentro, lo chiudete e lo buttate in forno. Mentre si cuoce vi dico che potete fare anche una variante vegetariana per la stessa cosa, semplicemente sostituite il mix di carne con dei funghi champignon tagliati fini fini. Vi giuro che anche con i funghi esce una roba che spacca. Se avete una padella potete fare i balistici. Ovviamente se usate una pentola del genere, col cucchiaio girate dentro le polpette in maniera che non vi vengano super scottate, bruciate, carbonate da una parte e crude dall'altra. Bisogna fare ovviamente una cottura omogenea. Essendo un ciccione a me la roba piace molto unta, però devo ammettere che le polpette solitamente le cuocio nel forno, solo che in questo caso volevamo fare la cosa rapida e quindi friggere è assolutamente la cosa migliore. Per sapere se le polpette sono pronte all'aggiunta del sugo è semplice, devono essere belle dorate. Se vi accorgete nel girarle che però sono ancora un po' molli, lasciatele ancora un pochino dentro. Polpette pronte, aggiungiamo la passata. Attenzione, se la temperatura dell'olio è troppo alta, oltre a bruciarsi l'olio stesso, vi farà degli schizzi allucinanti e poi vi dovrete lamentare del fatto che vi ho fatto infortunare. Non vi infortunate. Passata dentro. Che ve lo dico a fare? Se la bottiglia di passata ovviamente è quasi finita, potete aggiungere l'acqua direttamente lì dentro, così pulirete la bottiglia e avrete l'acqua anche per la cottura. Mettiamo a fuoco lento e copriamo la pentola. Mentre il sugo con le polpette si cuoce, diamo anche una bella pulita, così non lasciamo la m***a in giro per casa, no? Dopo qualche minuto potete comunque già riaprire e aggiungere intanto il sale per insapidire il sugo e se volete, di solito si aggiunge anche lo zucchero per correggere l'acidità del pomodoro. Più avanti nella cottura si può assaggiare il sugo e vedere se c'è da aggiustare ancora sull'acidità, sulla sapidità. È ovvio che dipende sia dai vostri gusti e dai gusti delle persone che poi andrete a nutrire. Siccome io mangio da solo, faccio un po' come pare a me. – 20 minuti sono passati, assaggio un pochino questo sugo. Il profumo è buono, eh? Io lo trovo un po' acidino, ci rimetto un po' di zucchero. Nel finale di cottura, gli ultimi 10 minuti, ci metto anche le foglioline di basilico per un fantastico sapore mediterraneo. La luce fuori sta diminuendo, sta facendo buio, è ora di cena e le polpette sono pronte. Eccola qua, polpettina numero 1, polpettina numero 2. Ecco la terza e la numero 4. Poi metto un po' di sugo sopra anche. Eccole qua le nostre polpette al sugo. Poi cosa farci con queste polpette? Quello che volete, o ve le mangiate così o le mettete sulla pasta, che è una roba un po' poco italiana, ma si può anche fare. Spaghetti e meatballs è una cosa fantastica secondo me. Io le schiaffo dentro una ciabattina, bella scaldata nel forno, e me le mangio. Ma sapete che faccio anche prima? Ci spruzzo sopra un pochino di pecorino romano, spettacolare secondo me. Vabbè, io ho fame, vado a fare questa cosa. Se il video vi è piaciuto, like. Se volete vederne degli altri, iscrivetevi. Se volete sapere quando gli altri escono, tasto campanella. Dalla cucina polpettosa del Kitchen Mofo vi auguro una buona serata. Ciao!